Meglio aggiungere vita ai giorni, che non giorni alla vita. Rare sono le persone che usano la mente, poche coloro che usano il cuore e uniche coloro che usano entrambi. Le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente. Hanno sempre dovuto portare due pesi, quello privato e quello sociale. Le donne sono la colonna vertebrale delle società. Nella vita non bisogna mai rassegnarsi, arrendersi alla mediocrità, bensì uscire da quella zona grigia in cui tutto è abitudine e rassegnazione passiva. Bisogna coltivare il coraggio di ribellarsi. In America si lavora bene e si vive male. In Italia si vive bene e si lavora male. Ho perso un po' la vista, molto ludito. Alle conferenze non vedo le proiezioni e non sento bene. Ma penso più adesso di quando avevo 20 anni. Il corpo faccia quello che vuole. Io non sono il corpo, io sono la mente. Ognuno può essere della religione che vuole, cristiana, musulmana, io sono della religione laica. La scelta di un giovane dipende dalla sua inclinazione, ma anche dalla fortuna di incontrare un grande maestro. Il corpo può morire, ma restano i messaggi che abbiamo mandato in vita. Perciò il mio messaggio è questo: credete nei valori. Il cervello, se lo coltivi, funziona. Se lo lasci andare e lo metti in pensione si indebolisce. La sua plasticità è formidabile. Per questo bisogna continuare a pensare. La donna è stata bloccata per secoli. Quando ha accesso alla cultura è come un'affamata. E il cibo è molto più utile a chi è affamato rispetto a chi è già saturo. Le emozioni provate nei primi anni di vita, e altre sensazioni che hanno suscitato gioia o dolore, lasciano tracce indelebili che condizioneranno le nostre azioni e reazioni nell'intero corso dell'esistenza. La differenza tra uomo e donna è epigenetica, ambientale. Il capitale cerebrale è lo stesso, in un caso è stato storicamente represso, nell'altro incoraggiato. Così pure tra popoli. È sempre un dato culturale. Non esistono le razze, il cervello degli uomini è lo stesso. Esistono i razzisti. Bisogna vincerli con le armi della sapienza. Per la componente femminile del genere umano è giunto il tempo di assumere un ruolo determinante nella gestione del pianeta. La rotta imboccata dal genere umano sembra averci portato in un vicolo cieco di autodistruzione. Le donne possono dare un forte contributo in questo momento critico. Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla, se non la loro intelligenza. Nel passato la cultura era accessibile solo a una ristretta elite e alle donne ebree, perché tra gli ebrei la cultura era così amata che superava la differenza di sesso. Il digiuno cessava quando nel cielo chiaro di quello scorcio d'estate spuntavano le prime 3 stelle. Affrontare la vita con totale disinteresse alla propria persona e con la massima attenzione verso il mondo che ci circonda, sia quello inanimato che quello dei viventi. Questo, ritengo, è stato il mio unico merito. Il duce, come Cola di Rienzo 6 secoli prima, aveva cercato scampo nel travestimento. Tutti e due scoperti e uccisi, subirono lo scempio dei loro corpi da parte di quello stesso popolo che fino a poco tempo prima li aveva applauditi. Contano maggiormente la totale dedizione e il chiudere gli occhi davanti alle difficoltà, in tal modo possiamo affrontare problemi che altri, più critici e più acuti, non affronterebbero. Non si trattava tanto di coraggio, che ritengo non mi mancasse, quanto di presenza di spirito senza la quale avrei messo a repentaglio la mia vita e quella dei compagni, qualora fossi caduta nelle mani dei nazisti o dei fascisti. C'è solo una categoria che possa stabilire i limiti alla scienza, gli scienziati. Che non sono affatto delle persone irresponsabili. Geneticamente uomo e donna sono identici. Non lo sono dal punto di vista epigenetico, di formazione cioè, perché lo sviluppo della donna è stato volontariamente bloccato.